questo punto la cosa più importante che dobbiamo fare è proprio creare la compatibilità, quindi il sistema di deposito, quindi le istruzioni che dovrà prendere l'immagine di Docker per comporre il nostro progetto. Andiamo a creare il Dockerfile. Allora, nel Dockerfile che cosa andiamo a definire? Vediamo, scegliamo intanto la versione basilare su cui vogliamo far partire la nostra API. In questo caso andiamo quindi a specifica l'immagine base. Allora, from node versione 14. E quindi che cosa farà questo? Ci garantirà lo scaricamento del layer relativo proprio alla versione di node 14.x, quindi 14 latest. Allora, impostiamo ovviamente la directory di lavoro del container. Ok, a questo punto la workdir, ok, sarà di tipologia user, ovviamente src e app, e poi ad un certo punto cosa facciamo? Copia i packages, quindi i file package.json e package lock.json, così almeno siamo vincolati sulle versioni dei pacchetti da utilizzare. E quindi andiamo in copy, anziché specificarglieli sotto questo punto di vista, facciamo così, cioè specificarglieli singolarmente, facciamo un package star, scusatemi, .json, ok? Ovviamente si trova sulla path base, quindi sulla root del mio progetto. Quindi a questo punto che cosa facciamo? Facciamo partire le prime operazioni, quindi installiamo le dipendenze. Come si fanno? Quindi run ovviamente di npm install, è molto simile a quello che fa effettivamente il nostro sistema DCI per fare la build, ok? Ovviamente facciamo, una volta che abbiamo installato tutte quante le dipendenze, copiamo i sorgenti, node. Quindi facciamo così, copy, punto, quindi tecnicamente la directory sorgente sarà quella del nostro progetto che è stato appena rilasciato, e poi la destinazione sarà ovviamente la root del progetto che abbiamo impostato sulla working directory. E a questo punto cosa facciamo? Esponi la porta dell'app del container. Expose 3000, poiché di default il container rimane isolato dall'esterno, che cosa facciamo noi quando dobbiamo avviare la nostra applicazione? Dobbiamo esporre e quindi aprire una porta dal container verso ovviamente il gestore del container, e dopo vediamo come si apre ovviamente anche all'avvio. E quindi che cosa facciamo? Una volta che abbiamo effettuato queste operazioni, questo è un comando di configurazione ovviamente del container, andiamo ad avviare l'app. Quindi avvia l'app cmd, effettuiamo una lista di comandi, quindi scusatemi, più che una lista di domandi dobbiamo effettuare una sequenzializzazione di operazioni che è direttamente dipendente dal sistema operativo. Quindi che cosa facciamo? Utilizziamo il comando cmd che ce lo sequenzializza e lo specifica a seconda del sistema operativo dove lo stiamo avviando. Quindi devi effettuare un node e ovviamente di index.js. Cosa evita questo? Evita fondamentalmente che se faccio node index.js, la path da un sistema operativo è scritto con il punto slash, in un altro sistema operativo è scritto senza il punto slash, e quindi il cmd ovviamente è direttamente dipendente da layer di configurazione. Una volta salvato questo file, che cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo linkare la nostra applicazione su Docker Hub, e quindi dobbiamo dirgli su quale immagine deve andare a caricare queste operazioni, quindi queste informazioni, tutto il sorgente.